Tipica situazione aziendale. Dovete inviare a tutti i vostri clienti una mail, una newsletter, una comunicazione di chiusura dell'azienda oppure della documentazione strettamente confidenziale, in cui sia il testo della mail, ma soprattutto l'allegato, deve essere diverso cliente per cliente. Personalmente mi sono trovato diverse volte in questa situazione. In questo video ti faccio vedere come ho risolto in un modo semplice, veloce ed economico. Ti raccomando di guardare il video fino alla fine perché ti spiegherò delle cose fondamentali affinché le tue mail arrivino ai tuoi destinatari. Prima di vedere come funziona il programma, bisogna dire che nessuno dovrebbe inviare email massive utilizzando l'account email aziendale, e questo per diversi motivi. Il primo è che la maggior parte di provider di posta elettronica non accettano più di tot destinatari per singola mail. Il secondo motivo è che non ha senso inviare centinaia o migliaia di mail, magari con degli allegati pesanti, occupando spazio nel tuo account che ha un costo mensile, con email che non hanno alcun senso di rimanere nella tua casella di posta. Il terzo motivo è che potrebbero tornare indietro tutte quelle email che per qualche ragione non sono state consegnate, intasandoti quindi la casella di posta. E infine il quarto, ma il più importante motivo di tutti, soprattutto se un server di email interno all'azienda, l'invio di email massivo potrebbe far cadere il tuo indirizzo IP all'interno di una blacklist, ovvero di una lista di possibili server che inviano mail nel mondo, di fatto bloccandoti il server e impedendoti di inviare le successive email. La soluzione che ti sto per far vedere utilizza una macro Excel che però non invia direttamente le mail, ma delega un servizio esterno all'invio dell'effettiva email, impedendoti quindi di incorrere in tutti i problemi che ti ho appena elencato. Vediamo come funziona la macro. Esiste questo foglio Excel con la cella per inserire l'oggetto della mail, una cella per inserire il corpo, ovvero il testo della mail, con all'interno dei marcatori percentuale nome percentuale e percentuale cognome percentuale. Questi marcatori verranno sostituiti prima dell'invio con il nome e il cognome effettivo del cliente. L'elenco dei clienti parte dalla riga 6 e ha queste informazioni, c'è il nome, il cognome appunto che verranno sostituiti al posto di marcatori, le mail e eventualmente il nome di un allegato. A questo punto io ho inserito due destinatari, ho creato due allegati fittizi in PDF, li ho nominati con questo codice che potrebbe essere il codice del cliente, giusto per distinguerli. All'interno c'è semplicemente scritto cliente 0001 e cliente 00002, ok? Giusto per vedere che sono diversi. Proviamo a fare un invio, mi chiede se sono sicuro, gli dico di sì. Ok, ha fatto, qualcosa ha fatto. Andiamo a vedere se effettivamente la mail è arrivata. Eccola qui, questa era quella del cliente 02, Paolo Bianchi, con il PDF del cliente 02, vediamo, Paolo Bianchi, perfetto. Apriamo l'altro account ed eccola qui, allegato 001. Quindi la mail è arrivata, perfetto. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona la macro. Dal foglio Excel premiamo Alt F11 e cominciamo a leggere le istruzioni. Ricorda di installare Blat da blat.net. Ok, allora andiamo su Google, cerchiamo blat.net e vediamo che Blat è un utility a riga di comando per Windows che permette di inviare email utilizzando il protocollo SMTP. Andate su Download, lo scaricate, io l'ho già fatto, e al suo interno troviamo la cartella Docs che contiene la documentazione e poi la cartella Full. Dalla cartella Full prendiamo blat.exe e lo copiamo all'interno della cartella di Windows, C-Windows, System32, ok? Blat.exe, eccolo qui. A questo punto andiamo avanti a leggere le istruzioni, installa Blat con il comando blat-install, ok? Io l'ho copiato qui. Questo è il comando che voi dovete lanciare, ovviamente andandolo a personalizzare con i dati che servono a voi. In questo caso io mi prendo la mia bella stringa, mi apro un prompt dei comandi, mi raccomando come amministratore, fate esegui come amministratore, andiamo a copiare questa riga, ok, e per verificare che sia stato installato digitiamo blat spazio meno profile, ok, e vediamo che c'è qualcosa è successo. Testa Blat
con il comando blat-subject, eccetera, eccetera. Andiamo a copiare questa riga e andiamo a inviare una mail di prova. Quindi l'oggetto della mail è oggetto della mail. Vedete che l'oggetto della mail è racchiuso tra doppi apici, poi c'è il parametro -body e anche qua abbiamo i doppi apici che racchiudono il testo che voglio mandare. Poi abbiamo il parametro -to e qui andiamo a scrivere qual è il destinatario della mail. Proviamo a vedere se funziona. Ok, qualcosa è successo, andiamo a vedere nel nostro client di posta se la mail arriva. Eccola qui. Abbiamo una mail con oggetto della mail e corpo della mail. Quindi il primo test è andato a buon fine. Ovviamente nei miei parametri del server ho utilizzato un servizio esterno di cui vi parlerò alla fine di questo video. Ok? Ma andiamo avanti nella spiegazione della macro. Vediamo come funziona. Esiste una sub invia mail che fa delle cose. Allora, innanzitutto abbiamo un parametro che potete settare a true o false in base al fatto che vogliate o non vogliate inviare la mail in formato HTML oppure plain text. Quindi HTML uguale true, invierà la mail in formato HTML. Questo è importante se volete inserire all'interno del corpo della mail dei tag HTML come ad esempio delle immagini o dei link, ma sarà anche importante per poter fare poi eventualmente il tracciamento delle aperture, cioè andare a vedere se la vostra mail è stata aperta e quando è stata aperta. Ne parleremo più avanti. Come prima cosa chiedo all'utente se è sicuro di voler fare questa operazione, ok? Di default il button predefinito è il secondo, quindi è il no, quindi se per caso premette invio per sbaglio lui si blocca. Se premette sì invece lui va a leggere l'oggetto della mail dalla riga 2 colonna 3, va a rimpiazzare il carattere doppio apice, in questo caso è identificato dal codice ASCII 34, quindi CHR34 vuol dire doppio apice, me lo vai a sostituire con / doppio apice. Questo perché, come avete visto e come avrete intuito, il programma lancerà questo comando blat e i parametri oggetto e corpo della mail devono essere rinchiusi dai doppi apici. Quindi se all'interno dell'oggetto della mail o del corpo vi è un carattere doppio apice, si rompe il comando e non funziona più. E quindi bisogna backslashare il doppio apice. Dopodiché inizia la riga 6, inizializza il contatore delle mail inviate a 0, legge il primo indirizzo email dalla riga 6 appunto, inizializza errore a false e poi inizia a fare un ciclo, eccolo qua, da qui fino a qui, che poi è tutto il programma fondamentalmente, andando a scandire tutte le righe, quindi finché non trova un indirizzo email blank, quindi non compilato, oppure finché non c'è un errore, continua a saltare riga, andare avanti e a mandare le mail riga per riga. Come prima cosa si va a beccare il body dalla riga C34, C4 scusate, che è questo qui, quello con i tag all'interno, quindi ogni volta che legge una riga reimposta questo body e poi va ad impiazzare all'interno del body il marcatore nome, percentuale con il nome del cliente, la stessa cosa fa per il cognome e poi va a prendere, a rimpiazzare all'interno del body tutti i caratteri doppi apici con backslash doppio apice. Se poi voi avevate scelto di inviare la mail in formato HTML, va a rimpiazzare questo CHR10 che sarebbe il ritorno a capo con il tag BR, ok, dell'HTML. Questo perché? Perché quando voi siete all'interno di una cella Excel e volete fare un ritorno a capo, quindi saltare una riga, questo lo fate premendo Alt, tenendo premuto Alt e premendo invio, ok? In realtà andate a scrivere quel carattere di codice 10. Ovviamente questa cosa qui funziona, la vedete, se inviate una mail plain text, ma se volete inviarla nel formato HTML, ogni singolo ritorno a capo deve essere sostituito con il tag relativo dell'HTML. Ed ecco perché questa riga fa esattamente questo. Rimpiazza gli accapi con BR nel formato HTML. Ok. Dopodiché compone il primo comando blat, quindi blat.exe, non serve specificare che è nella cartella C Windows 632 perché di default è nel path,
spazio meno subject, e poi va a indicare il subject, ok, che avete indicato alla cella qui a riga 2 colonna 3, sempre delimitato dai due doppi apici, ok? Poi ci aggiunge il parametro spazio body e il body, che è quello che avete calcolato prima, sempre delimitato dai doppi apici. Infine va a specificare il parametro to, che è l'email del destinatario. Poi verifica che se volevate inviare in formato HTML deve aggiungere anche il parametro -html, trattino HTML. Dopodiché va a comporre il file name prendendo le due parti dell'allegato che avete specificato, se lo avete specificato, verifica appunto se questa stringa è maggiore di 0, quindi se effettivamente avete indicato un allegato, in questo caso verifica se esiste, perché magari voi l'avete indicato ma non esiste nella cartella all'interno di dove è questo file, perché gli allegati va a pescarli proprio nella cartella dove è il file Excel. Quindi invoca una funzione fileExist, che è una funzione che ho creato qua sotto, che non fa altro che andare a verificare se il file esiste o meno. Quindi se avevate specificato l'allegato e il file esiste, allora aggiunge il comando che lancerà, quindi quello con blat, il parametro attach e il nome del file sempre racchiuso tra le virgolette doppie. E infine, finalmente, lancia il comando completo che andrà a fare l'invio tramite il comando shell, ok? Lo invia minimizzato, quindi voi non vedete la schermata che si apre, però lo lancia. Aggiunge il contatore delle mail inviate e poi vi fa apparire sempre sulla riga selezionata la scritta allegato ok, vuol dire che ha trovato l'allegato. Se invece il file non esiste, va in errore, quindi blocca l'esecuzione del ciclo e va a scrivere attenzione allegato non trovato. Se invece non volevate inviare l'allegato perché non me l'avete specificato per quel cliente, lancia il comando così com'è. E fine, aggiorna il contatore delle mail inviate e scrive ok. Dopodiché incrementa la riga di 1, rilegge le mail e poi eventualmente se volete decommentare questa riga potete fare uno sleep di 100 millisecondi o di più come pausa tra un invio e l'altro. Dopodiché basta, il ciclo si conclude qui e ricomincia e scandisce tutte le righe. Alla fine, se c'è stato un errore, ve lo segnala, il programma è terminato con errore alla riga tot e vi fa comunque il report di quante mail sono state inviate. Altrimenti, se non c'è stato nessun errore, il programma è terminato, ultima riga lavorata con successo. Basta, il programma è tutto qui. Il programma è tutto qui e fa l'invio di tutte le mail fino a quando all'elenco che parte dalla riga 6 non trovano spazio. Quindi se qua compilate una roba del genere, lui comunque si ferma qui. Bisogna che l'elenco sia tutto continuo. Ok? Facciamo magari un esempio di invio di una mail HTML, no? Visto che è Pasqua andiamo a cercare un'immagine di Buona Pasqua online e facciamo una cosa veloce. Prendiamo questa, apri immagine in un'altra scheda, andiamo a copiare questo link e andiamo a scrivere Buona Pasqua da tutti noi. Andiamo a creare un tag img src, ok, doppi apici tranquillamente, ok, e andiamo a inserire quindi l'immagine in formato HTML. Andiamo a inviare la mail, ok, la mail è quella di prima, andiamo a vedere su Gmail magari cosa succede, eccola qua. Ed è arrivata la nostra immagine con la nostra mail con all'interno l'immagine, con l'allegato e con il tag, con il link unsubscribe, ok? Ovviamente si può scrivere qualsiasi cosa, ad esempio fare un bold per fare un grassetto, riproviamo a inviarla. Io vi consiglio comunque sempre di fare delle prove prima di inviare massivamente. Ecco qua, vedete?
fate sempre delle prove prima di inviare in modo che siate sicuri che le cose funzionano. Il servizio che ho utilizzato per l'invio massivo delle mail si chiama SMTP2Go. Non mi pagano per fare questa menzione, non è uno sponsor. Ve lo consiglio semplicemente perché è economico, ha una parte gratuita, ma anche la parte a pagamento, devo dire, è molto abbordabile. Vi spiego un attimo come funziona. Innanzitutto andiamo a vedere il pricing di questo servizio. Allora, innanzitutto avete gratuito un piano che vi permette di inviare fino a 1000 mail al mese, con un limite, eccolo qua, 1000 mail al mese, con un limite di 200 email giornaliere. Questo non significa che se inviate 300, 400, 500 mail siete bloccati e non funzionano. Gli invii vengono bloccati e non vanno più. Le eventuali mail che cedono la quota di 200 all'interno della giornata verranno comunque tenute in pancia dal sistema e inviate nelle successive 24 ore fino a un altro limite di 200 mail, dopodiché bisogna aspettare altre 24 ore e avanti così fin quando tutte le mail saranno partite. E questo è il piano gratuito. Se comunque non volete abbattere questo limite, potete partire con un piano starter da $10 al mese che vi consente di inviare fino a 10.000 mail al mese, ok? Con 5 euro in più arrivate a 40.000, quindi sono davvero tante. Ma andiamo a vedere come funziona questo strumento. Allora, io qua sono già loggato col mio account, ho una prima dashboard dove posso vedere giorno per giorno quante mail ho inviato, quante di queste sono state aperte, quante di queste sono state segnate come spam o tornate indietro per qualche motivo. Ho la mia quota mensile, quindi mi sta dicendo qui che ne ho inviate 487 su 1000 del mese, dopodiché ho la possibilità di andare su Activity e vedere tutto quello che è successo, quindi andare a fare una cernita degli ultimi 7 giorni o di oggi, prendiamo oggi ad esempio, ok? Posso filtrare per lo stato delle mail, quindi solo quelle rifiutate, quelle marcate come spam, quelle che sono state processate, quelle aperte. Posso anche andare a fare una ricerca per oggetto o per destinatario o per destinatario, ok? Qui posso vedere anche il dettaglio delle mail, queste sono quelle che abbiamo mandato prima di prova, in questo caso ne ho alcune in stato delivered e alcune in stato opened. Se vado a vedere mi dice che è stato aperto questa mail per meno di 5 secondi, mi fa vedere anche il nome della macchina che l'ha inviato, l'indirizzo IP e poi ho diversi dettagli, tra cui anche la dimensione. Se vado a vedere leaders, addirittura mi fa vedere che l'Xmail, cioè il programma che ha inviato la mail, che è Blat, la versione di Blat, su una macchina 64 bit, insomma tutta una serie di informazioni pazzesche. Tutti questi report si possono anche esportare con il tasto qui, sulla destra, sia come CSV che come XML, che in un altro formato, e possono essere successivamente analizzate per fare un po' di pulizia all'interno delle vostre mail e capire effettivamente quali sono gli indirizzi che funzionano, quali sono invece cessati, eccetera, eccetera. Per utilizzare questo strumento è importante seguire alcuni passi. Allora, per prima cosa bisogna andare in Sending, andare su SMTP Users e creare un utente SMTP. Se vi ricordate, quando ho lanciato il comando, sono andato a specificare ovviamente il server, ok? E il server, adesso lo vediamo qui, server SMTP, è questo qui, mail.smtp2go.com, ok? Dopodiché ho dovuto specificare l'utente col parametro "-u", e questo è l'utente che andremo a creare noi, con la propria login e la propria password. Quindi nella sezione SMTP User dovete fare add SMTP User, andare a specificare un utente test, una password che lui già vi precompila, ok? E poi avete la possibilità di fare delle cose interessanti. Allora, innanzitutto l'unsubscribe footer, che cos'è? Di default è disattivato, ma se inviate newsletter sarebbe obbligatorio metterlo. Praticamente è un link
che viene messo in automatico in fondo alla mail, sia in formato HTML, e quindi potete andare anche a personalizzarlo, sia in formato plain text, che permette all'utente che riceve la vostra mail di cliccarci sopra e di andare a disiscriversi dal vostro invio. Questo che cosa va a impattare? Va a impattare il fatto che se il giorno dopo andate a spedirgli una mail con questa soluzione che vi ho appena fatto vedere, anche se il suo indirizzo era presente nei destinatari, appunto gli avete mandato una mail, questa mail non arriverà perché il sistema filtrerà tutti quelli che si sono disiscritti. Quindi è un'arma a doppio taglio, se volete, magari ve lo sconsiglio di aggiungerlo per le comunicazioni verso i vostri clienti che invece devono arrivare per forza, però magari per le newsletter sarebbe una buona cosa attivarlo. Dopodiché avete un'opzione tracking e status. Questa è fondamentale se volete andare a tracciare le aperture, ok? Le aperture vuol dire che quando la mail è stata consegnata voi la vedete come processata, ma se volete andare a vedere quando l'hanno aperta e se l'hanno aperta, attivate questa opzione qui. Ovviamente dovete, perché funzioni, dovete aver impostato il formato HTML, altrimenti non va. Dopodiché, se però andate a leggere effettivamente cosa dice nella guida, vi dice che questo sistema in realtà non è che funziona al 100%, perché ad esempio dice che l'open tracking non è disponibile, ovviamente sul plain text come ve l'avevo detto, ok? Ma ci sono altri casi in cui non funziona. Ad esempio se il client email blocca le immagini del caricamento, questo perché il tracciamento viene fatto con un'immagine pixel che viene caricata. Anche se voi aprite Gmail ad esempio utilizzando il web browser, okay, o la app mobile, questa cosa non verrà visualizzata. E la stessa cosa anche con Apple Mail, però io devo dire che dai test che ho fatto le mail aziendali, quindi Outlook, funzionano al 100%, quindi è uno strumento veramente interessante se volete andare a fare del tracciamento. Potete anche tracciare eventualmente dei link all'interno della mail, ok? Anche qui c'è la guida che vi spiega come fare, io adesso non mi dilungo, comunque potreste fare anche questa cosa qui. Dopo ci sono altre opzioni che adesso non vi faccio vedere, quindi il primo passo è sicuramente andare a creare quest'utente, ok? Il mio l'ha già creato, ovviamente, ne ho creati 2 qui, e con le varie opzioni. La seconda cosa che dovete fare, fondamentale, è quella di andare in Verified Senders, cioè dovete andare a dire quali sono i vostri domain da cui manderete l'email, ma soprattutto dovranno essere verificate. Adesso vi spiego cosa vuol dire. Quindi, primo passo, aggiungere un domain di chi deve inviare. Facciamo finta che si chiami test.com, ok? Continua. Si accorge che non è. Scriviamo, facciamo finta che sia il mio omonimo, eccolo qua, alessandroscala.com, ok? A questo punto vi dice di fare una cosa. Voi dovete andare nel vostro DNS, gestione DNS del vostro dominio, e inserire questi 3 record CNAME. Quindi si va a creare un record con questa chiave e con questo valore, ok? Chiave, valore, chiave, valore. Questo perché? Perché i server email che riceveranno la vostra mail devono poter verificare che SMTP2Go sia abilitato all'invio dell'email per conto vostro, per conto del vostro dominio. Quindi è fondamentale andare nella gestione DNS, che ovviamente qua dice sconosciuta perché lui probabilmente questo dominio non esiste, ma se vado sul mio ad esempio, andiamo su questo, mi fa vedere, già riconosce che è Aruba, ok? In questo caso. Quando avete inserito questi link dovete attendere qualche ora affinché il DNS si propaghi e poi ci sarà un tasto verifica. Lui farà la verifica andando a leggere questi record e si aspetta di trovare questi valori. Una volta verificato compaiono queste spunte. Questo è fondamentale affinché le mail non solo vengano inviate ma vengano ricevute dai vostri clienti. Mi raccomando, importantissimo. Ok? Questa forse era la parte più complicata della configurazione, ok? Perché comunque bisogna andare all'interno del DNS e inserire i record, ma non è niente di
di difficile, insomma, basta leggere la documentazione dei vostri provider e farlo. Ovviamente una volta fatto non sarà necessario farlo ogni volta, va fatto una volta e una volta impostato quello siete a posto. Ok, qua ci sono altre opzioni che non vi spiego perché comunque lo strumento è veramente molto vasto e molto completo, potete fare tutta una serie di filtraggi. Non ve la spiego questa cosa qui. Niente, io devo dire che questo sistema lo utilizzo da diverso tempo sia per uso personale che sia per uso aziendale e mi trovo davvero molto bene. Quindi una volta che avete impostato un computer con Excel, con Blat e con SMTP2Go potete inviare email a tutto spiano. Ovviamente questa soluzione può essere anche adattata per l'utilizzo non con Excel ma ad esempio con un server web con PHP. Quindi potete fare un'interfaccia web che fa la stessa cosa utilizzando SMTP2Go. Infine va detto che ci sono altri modi per utilizzare il servizio SMTP2Go, oltre all'esempio che ho fatto vedere del file Excel. Pensate ad esempio a un UPS aziendale che ha necessità di inviare una mail perché ha rilevato la mancanza di tensione. In questo caso, anziché collegarlo a Office 365, che notoriamente di tanto in tanto si blocca e necessita di autenticazione via browser, lo potete collegare direttamente al servizio di SMTP2Go utilizzando il protocollo SMTP. Oppure pensate a un vostro applicativo che per qualche necessità ha bisogno di inviare delle mail al scatenarsi di qualche evento, anche qui potete bypassare Office 365 e utilizzare il servizio SMTP2Go. Infine, è possibile utilizzare questo servizio anche all'interno dei siti WordPress. Esiste quindi un plugin nativo SMTP2Go per WordPress che va configurato. Va prima creata una chiave autorizzativa all'interno del pannello di controllo di SMTP2Go, che poi va inserita all'interno del plugin di WordPress. Se siete interessati all'argomento, magari posso fare un video specifico per WordPress. Fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente trovate il file scaricabile nei commenti del video, ok? Un saluto a tutti, ciao!